7 libri non convenzionali per la crescita personale. Che cosa vuol dire? Io 5 anni fa ho iniziato il mio percorso di crescita personale e ho letto tantissimi, non troppi, libri di crescita personale, sia dal punto di vista di business, che dal punto di vista di fisico, che dal punto di vista mentale, che per apprendere nuove skill. Insomma, ci sono diversi tipi di libri di crescita personale, però in questo video voglio parlare di 7 diversi libri, dato che me li chiedete, non convenzionali, ovvero libri che sono molto importanti secondo me, ma che non tutti conoscono. Non sono i soliti padre ricco, padre povero, come influenzare gli altri, farsi gli amici, oppure i libri tipo Dotcom Secrets, The Secret, eccetera. Quelli diciamo che li conoscono un po' tutti, ma 7 libri di cui non parla quasi nessuno. Questi sono libri più che altro di crescita interiore, ecco, crescita interiore. Magari farò un video in cui farò invece 5 o 6 o 7 libri dedicati alla crescita finanziaria, quindi alla crescita personale, puntata al business, puntata alla carriera. Quindi partiamo col primo libro. Il primo libro è il metodo Wim Hof. Per chi non conoscesse Wim Hof è un grande, faccio il suo metodo da un anno circa, è un signore olandese che diciamo che ha avuto un passato nello yoga e che adesso invece, a causa di cose brutte che gli sono successe nella sua vita, ha trovato diciamo un suo metodo tramite 3 pillars, 3 colonne portanti: respirazioni, quindi un metodo di respirazione, mindset, quindi di mente, e cold exposure, quindi freddo, quindi esposizione al freddo. Ha trovato un suo metodo in cui ha talmente tanti benefici che è riuscito a raggiungere vette incredibili come 26 Guinness World Record e fare sfide incredibili col suo corpo, eccetera, a una certa età. E lui insegna il suo metodo a tutti, come integrarlo nella parte della propria routine. Ho anche fatto dei video a riguardo, quindi ve li lascio qui in descrizione. Tra l'altro è un anno esatto che faccio il suo metodo. Quindi il primo libro l'ha fatto da poco, in realtà questo libro c'è da pochissimo, da qualche mese, da ottobre penso, il metodo Wim Hof. Il secondo libro è un libro un po' più... è sempre crescita anteriore, però dato che il libro è diviso in 2 parti, c'è sia la parte lavorativa che di vita. C'è gente che dice che questo libro gli ha cambiato la vita, c'è gente che dice che questo libro è l'unico libro che qualcuno può leggere e poi essere a posto per tutta la vita se si vuole fare una vita più macchinosa, tra virgolette, e non perdere tempo. E questo libro è Principles di Ray Dalio. Per chi non conoscesse, Ray Dalio è il fondatore di Bridgewater, uno dei fondi, se non il fondo di investimento più grosso al mondo, penso, il fondo privato di investimento più grosso al mondo, se non dico cavolate. Bill Gates, Tony Robbins, tutta questa gente qua incredibile, nomi incredibili, hanno tutti imparato da un'unica persona. Tu dici dove hanno imparato queste persone? Da esperienza e da un mentore in comune che è Ray Dalio. Ray Dalio viene nominato anche tantissimo in politica, in economia, ha cambiato l'economia moderna, è stato un grande, è tuttora un grande, è ancora vivo ovviamente, e a fine della sua vita, diciamo, dato in questo periodo di pensione, ha deciso di fare un libro, Principles, in cui racchiude tutti i suoi principi meccanici, i suoi principi di vita e lavoro, quindi si chiama Principles Life and Work, di come faceva delle scelte per arrivare dove è arrivato, multimiliardario, con grande successo, eccetera, eccetera. Pensavo fosse un libro molto più superficiale, e invece ho notato che è comunque anche lui una persona realizzata anche a livello interno. Non si parla solo di soldi, ma si parla di argomenti importanti ed è molto pratico, quindi ve lo consiglio. Principles di Ray Dalio. Ho notato che tantissima gente che raggiunge un certo livello di successo parla alla fine più o meno delle stesse cose, magari con una prospettiva diversa, argomenti diversi, cioè scusate, con lingue diverse o cose diverse, ma alla fine sono sempre gli stessi argomenti. Ah, e tra l'altro Principles fino a qualche anno fa era introvabile, era tipo una specie di libro tipo manufatto che costava tantissimo ed era introvabile. Adesso ha voluto, diciamo, renderlo pubblico a tutti e quindi ha creato questa versione vendibile in tutte le librerie ed è acquistabile a pochi euro.
Fino a poco fa Principles c'era, ma era molto difficile da trovare. Per fortuna adesso questa cosa c'è. Terzo libro, questo è abbastanza conosciuto in realtà, Brené Brown, Daring Greatly. How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent and lead. Come il coraggio di essere vulnerabile trasforma il modo in cui si vive, si ama, si conduce e si fa da genitori. Diciamo che questo libro in realtà, ve lo dico, l'ho sfogliato ma non l'ho ancora finito di leggere, però so che è un libro importantissimo, so che è un libro che devo leggere, che devo assolutamente concentrarmi, ma Principles mi sta prendendo più tempo del previsto perché non voglio leggerlo così a caso, lo leggo con tranquillità in modo da capire esattamente quello che c'è scritto ed applicarlo nella mia vita, perché ragazzi, un conto è leggere, ma se non applicate le cose che ci sono scritte in questi libri manualistici non servono a molto. E questo è un libro più di crescita interiore, proprio imparare quelle persone che sono un po' chiuse, quelle persone che sono un po', secondo me, neanche introverse, ma quelle che hanno sempre paura un po' di rischiare, daring vuol dire proprio rischiare. Quelle persone che vogliono sempre stare in sicurezza. Ecco, questa è la soluzione. Ero un po' quel tipo di persona lì, questo libro sicuramente mi può aiutare per ancora quella piccola parte di me che è rimasta così. Number one, TED Sensation bestseller. Brené Brown è una signora che ha fatto grandissime cose nella sua vita, quindi anche questo ve lo consiglio. L'arte di diventare vulnerabili, insomma, l'accettare di essere vulnerabili. Come ultimo libro vi farò vedere il mio preferito, però per ora ve ne faccio vedere altri 3. Questo qua è molto bello, Pensare positivo. Pensavo fosse un libricino del cavolo perché è piccolino così, l'ho preso così da leggere l'estate scorsa mentre ero al mare, l'ho preso invece è un libro molto 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 bello, una signora che in realtà è morta adesso, una signora di Padova che ha fatto un po' il giro del mondo e ha imparato un sacco di cose che non sono per niente scontate. E ve lo consiglio perché questo libro qua non c'è in inglese, o almeno io non l'ho trovata la versione inglese, c'è solo in italiano, quindi è dedicato a noi italiani. E noi italiani di solito siamo molto più close-minded riguardo ad alcuni argomenti. Pensare positivo, uno pensa subito, toxic positivity, quindi è uno tossico che pensa sempre positivo, in realtà non è una cosa utile, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà qua ti spiega quanto in realtà non sia questione di sforzarsi di pensare positivo, ma sia questione invece di imparare ad accettare che in realtà noi siamo positivi per natura e di quanto possa essere utile nella vita di tutti i giorni, quanto possa far star bene l'imparare ad accettare a star bene invece che a continuare a soffrire con la mente, eccetera eccetera. È molto molto bello, ve lo consiglio tantissimo, soprattutto a noi italiani. Un altro libro di crescita interiore che ho letto, piccolino ma molto particolare, è questo qua, piccolissimo come potete vedere, e vediamo se lo mette a fuoco. Si chiama Il libro dei 5 anelli di Miyamoto Musashi, è un libro giapponese, e c'era anche in inglese ma mi piaceva la copertina con l'onda, con lo tsunami, allora l'ho preso in italiano. Se apprenderete come nascondervi, saprete anche assumere la mentalità del leader e accerchiare il nemico. La via della strategia è semplice e diretta. È un libro in realtà in cui uno lo legge e dice: ma cosa sto leggendo? Cioè ti insegna come combattere, come fare il samurai. È un libro di samurai in cui spiega la storia del samurai, questo samurai come approcciava gli altri samurai, come combatteva, come vincere una guerra, come vincere un duello, come vincere un combattimento, come usare la spada. Quindi dici, chi se ne frega. Se uno impara a leggere sotto le righe un libro del genere, in realtà ci sono tantissime chiavi che aiutano un imprenditore, che aiutano un manager, che aiutano un leader, che aiutano a capire come gestire le persone, a gestire una situazione di competizione, a vincere il nemico, eccetera, eccetera. Quindi è un libro molto molto bello, è anche molto facile da leggere, veloce, e dà anche un po' un punto di vista diverso, essendo un libro orientale. E quindi è molto molto carino, lo consiglio. E parla di un samurai che è uno dei samurai che non ha mai perso un duello nella sua vita. Ultimi 2 libri, uno è
Midnights with the Mystic, un libro di Sadhguru. Purtroppo non so se ci sia in italiano, ve lo dico già, ma leggetelo, sto in inglese. Ma è possibile che l'Italia non si concentri a imparare un po' di inglese? È possibile che nel 2021 devo ancora avere dubbi su faccio video in italiano o in inglese perché gli italiani non capiscono se parlo inglese? Ma possibile? Imparatelo inglese, leggete questo libro, prendetevelo, e praticamente parla di yoga. Sadhguru è un guru che sto seguendo io ultimamente in questo periodo di yoga, non yoga, hatha yoga, quello che vedete le donne contorcersi e fare cose strane in palestra, ma lo yoga è una cultura, è una disciplina nata 15.000 anni fa, prima di tutte le religioni, quando l'uomo era ancora all'inizio della sua carriera. All'inizio della sua storia, e è un percorso di realizzazione personale. Cercatevelo su internet chi è Sadhguru, perché è incredibile, a me sta cambiando la vita, da cosa si mangia alla propria postura a cosa si fa tutti i giorni, eccetera eccetera. Tutto può essere un piccolo passo verso la realizzazione personale, star bene ogni giorno. Io da quando ho iniziato a fare yoga, non yoga le mosse, anche quello, ma proprio meditazione, tutti questi tipi di forme di yoga, sto veramente cambiando tantissimo, e tantissima gente è cambiata. E questo è uno dei libri che ha scritto, che in realtà devo ancora leggere, ma ne ho sentito parlare tantissimo, quindi l'ho comprato e lo leggerò appena finisco appena finisco Principles, leggerò questo e poi Daring Greatly, e ve lo consiglio comunque tantissimo. Tutti i libri che ho, ne ho tantissimi che devo ancora leggere, ma li ho lì perché so benissimo, ho fatto un sacco di ricerche su quei libri, so che sono libri super validi, so di cosa parlano, e solo che devo ancora leggerli. Quindi ve lo consiglio, è un argomento talmente complesso che non sto neanche qua a parlarvene, ma semplicemente vi dico leggetelo, o almeno vedete in Sadhguru. L'ultimo libro è il mio preferito. Dietro c'è una frase: To realize one's destiny is a person's only obligation. Per realizzare il destino di qualcuno, il proprio destino, realizzare il proprio destino è l'unico obbligo che qualcuno ha, che ognuno ha. Mamma mia, come l'ho tradotta male. Comunque è The Alchemist. L'Alchimista, libro di Paulo Coelho. Anche questo è una storia, questo è un semplice romanzo, una storiella, una parabola, se uno vuol dire, piccolino, e anche questo in inglese, ma c'è anche in italiano, prendetelo in inglese. E è una semplice storia di un pastore, un ragazzo che a un certo punto molla tutto per seguire il suo sogno. Ha sognato di vedere le piramidi, ha sempre voluto vedere le piramidi, è partito per andare a cercare e trovare le piramidi. E all'interno della storia, se uno riesce a leggere in mezzo alle righe, trova migliaia e migliaia di piccole cose che fanno crescere il lettore. E quindi a me è piaciuto tantissimo, e anche proprio il libro in sé è anche molto bello, è scritto molto bene, è molto piacevole, si finisce subito, e quello che si impara è molto bello, la metafora, la morale, è tutto molto molto bello. Io lo consiglio sempre, l'ho regalato a mio fratello, l'ho regalato ai miei genitori, l'ho regalato a tutti quelli che conosco, perché secondo me è un libro per partire nella crescita personale. Quando mi chiedono un libro per partire, io dico sempre questo, perché non è un libro formativo, non è un manuale, è molto piacevole, è una storia, e però all'interno ci sono argomenti, anche se non sono espliciti, però si trovano argomenti come la gratitudine, la meditazione, si trovano argomenti come la crescita interiore, si trovano argomenti come la legge dell'attrazione, si trovano argomenti come lo yoga, si trovano migliaia di argomenti di l'universo, le religioni, eccetera eccetera, che in realtà bisognerebbe leggere 10-15 libri per sapere esattamente quegli argomenti lì. Ecco qua, ragazzi, ce ne sono tantissimi altri che ho letto, The Power of Now, eccetera eccetera, ma diciamo che questi sono 7 che vi consiglio, ed ecco qua sono un po' diversi dal solito. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate nei commenti quali sono i vostri libri preferiti, se ne avete letto almeno uno di questi, e noi ci rivediamo al prossimo video. La prossima volta magari farò un video, se vi è piaciuto, farò un video dei libri riguardo invece al business, alla crescita personale e finanziaria. Ciao ragazzi, al prossimo video.